Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, salve a tutti. Oggi la prima amichevole del nostro Napoli, il primo 3-4-2-1 di Conte. Andremo a vedere la probabile formazione che sta girando. Fatemi sapere la vostra ovviamente qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale perché il post partita per l'amichevole di oggi arriverà domani in giornata, visto che dalle 17 fino a tarda sera sarò di cerimonia, come si suol dire, ma mi ritaglierò sicuramente lo spazio per guardarmi la partita, cosa sacrosanta. La situazione Osimhen e questa offerta del Paris Saint-Germain con contropartita, a quanto pare Calenda appena atterrato, mette piede in Francia, c'era già l'offerta, una serie sceicchi col contratto, Osimhen chiamato, viene a firmare. Assolutamente non è così, però dobbiamo analizzare quella situazione anche in base alle contropartite offerte. Uno scambio alla pari, un'indiscrezione, uno scambio alla pari con la Juve, parleremo anche di quello, e Criscitiello che se non parla di Di Lorenzo non fa alcuna visualizzazione. Partiamo proprio da lì, partiamo da Criscitiello che dice il Napoli si è calato le braghe con Di Lorenzo perché gli ha offerto 800.000 euro in più, 3 e 2, passerà a 4 milioni, a 4 milioni all'anno di contratto. Ecco perché Di Lorenzo ha riaccettato il Napoli, tra virgolette. Allora, che sia una situazione economica non l'ho letto in primis da nessuna parte e vedremo, punto primo. Punto secondo, Criscitiello sa benissimo, come io so benissimo, che il termine di Lorenzo, Napoli e tutta questa situazione che è montata da tempo su social e ovviamente su televisioni pubblico-private è un argomento che porta sicuramente share e visualizzazioni. Quindi ecco cosa sta facendo Criscitiello. Si è abbassato un tantino lo share e ha sparato di nuovo su Di Lorenzo. Concludo, se brucia c'è la pasta fissa, ma lo sappiamo tutti quanti, basta comprarla e farne un uso ponderato. Allora, la situazione Osimhen, l'offerta del Paris Saint-Germain, 70 milioni e 3 contropartite, assolutamente da rispedire al mittente, ma credo che il Napoli non la stia nemmeno considerando. Se poi si dovesse arrivare a 90 o 100 più una contropartita che andremo a vedere chi potrebbe far comodo, ecco, al Napoli, allora bisogna assolutamente pensarci. Quali sono le contropartite messe sul piatto? Carlos Soler, centrocampista centrale, talvolta schierato, anche un po' defilato sulla destra, 27 anni, a me non piace tantissimo come profilo e quindi la faccia un po' così, non andrei assolutamente su queste tre contropartite. Poi c'è un altro calciatore messo sul piatto che a Napoli per il ruolo che ricopre credo non serva, ovvero Muchiele, francese, un bel pezzo di giovane assolutamente, 26 anni però, schierato comunque come ala destra, terzino destro, c'è Di Lorenzo, c'è Mazzocchi, quindi c'è abbondanza da quella parte. Non credo che il Napoli poi voglia affollare una zona del campo con una partita a settimana. Il terzo, e non ultimo per importanza, è Kangin Lee. Allora io su Kangin Lee farei una riflessione. 90, attenzione, 90 più Kangin Lee da accettare assolutamente. Per il ruolo che ricopre, per diciamo la condizione in cui versa il calciatore. E poi non voglio fare sempre il tipo i calciatori orientali, però sono comunque a livello di educazione e applicazione per quanto riguarda il calcio. È vero che ne escono pochissimi, però quelli che escono riescono a mantenere un rendimento costante durante tutta la carriera ovviamente calcistica. Quindi da tenere in considerazione anche perché ha 23 anni, ma sappiamo che sono stati rifiutati 70 milioni dalla Premier per il calciatore, il Paris Saint-Germain ha rispedito al mittente ovviamente l'offerta e quindi non credo che si arrivi a 90 più Kangin Lee. Forse più plausibile un'operazione a due con Muchiele e Soler più i 70 milioni, ma da non accettare assolutamente. Aprirà il calciomercato arabo domani, Calenda comunque aspettato a Di Maro, avremo
dei risvolti e degli sviluppi anche sulla situazione Osimhen, così possiamo switchare, nel caso bisogna farlo, questi attaccanti e completare il mercato quanto prima. Quella indiscrezione Napoli-Juve, quello scambio, ovviamente la notizia l'ha data Rutto Sport, l'ha data Tutto Sport, poi è stata ripresa ovviamente da altri portali, però noi possiamo, una considerazione possiamo farla. Raspadori alla pari con Chiesa, o addirittura Chiesa più una cosa di sordo, tra virgolette. Non credo che si arrivi a Chiesa più una cosa di sordo, ma io lo scambio alla pari potrei anche pensarci. È vero che Raspadori con Conte potrebbe finalmente, e dico finalmente per lui, ricoprire il ruolo più consono a se stesso e quindi avresti un'annata dove molto probabilmente Raspadori ti renderà di più di ciò che ha fatto quest'anno. Punto primo. Punto secondo, Chiesa comunque resta quell'incognita a livello fisico, ma anche a livello tattico, per il semplice fatto che a Torino si è ritrovato un paio d'anni a fare il terzino. Vlahovic ha fatto il difensore centrale, l'abbiamo vista la Juve di Allegri, quindi non è che il calciatore è diventato scarso tutto d'un botto, però se quelle situazioni offensive non le vivi tutti i giorni, non c'è familiarità, ecco, con determinati movimenti, determinate situazioni di campo e quant'altro, perdi un tantino di lucidità e quindi risulti, tra virgolette, più scarso di quanto lo eri prima. Io non mi strapperei assolutamente i capelli se dovesse arrivare Chiesa a Napoli e Raspadori alla Juve, anche perché con una partita a settimana e con la voglia di rivalsa del calciatore stesso, visto l'allenatore che comunque vai ad incontrare a Napoli, potrebbero essere ingredienti che fanno sì che il panettone lieviti come si deve e diventi anche molto gustoso. Poi è una mia opinione, non sto dicendo che è uno scambio che si farà assolutamente. Ho solo commentato questa indiscrezione e vi ho detto la mia. Non sarei assolutamente, non starei qui a dire hanno fatto scambio con la Juve, ma Chiesa è tutto rotto. No, assolutamente. Sarei qui a dire intrigante come situazione, intrigante. La formazione di oggi e chiudiamo sperando che comunque qualcuno che deve farsi vedere lo faccia, anche perché la formazione che si legge cambiano solo i due a centrocampo, che chi metta Anghissà, chi metta Caiust, comunque Caprile in porta, Rafa Marin, Rachmani, Juan Jesus, la linea di difesa a 3, Mazzocchi e Spinazzola, gli esterni Anghissà, Caiust, ho letto anche Anghissà, Gaetano, vedremo poi i due di centrocampo. La cosa che mi interessa è soprattutto Politano, Lindstrom, dietro la punta Simeone. Più che altro mi interessano Lindstrom e Simeone a me, perché noi stiamo dando per scontato che Simeone parta. Nel caso il Ciolito, con la voglia di spaccare le porte e far gol che ha, fa due grandi ritiri e Conte dice no ma che vendiamo, ma teniamocelo, io me lo terrei volentieri. Volentieri perché mandando via Osimhen, prendendo un'altra punta e vendendo Simeone, devi rimpiazzare comunque Simeone con una punta centrale. Non è che poi andiamo a prendere il fantasista, il falso 9, eccetera, eccetera. Perché? Perché in situazioni dove potresti metterti a due lì davanti, due punte naturali, non ce l'hai se ti vendi a Simeone. Sì, c'è Raspadori, potrebbe giocare Gonci come punta centrale, però sono situazioni che secondo me vanno analizzate e commentate. Io mi aspetto ovviamente la vostra qui sotto nei commenti. Vedremo poi nel caso del duo di centrocampo se cambia qualcosa, se sono Anghissà Giusto o Anghissà Gaetano per dare qualità da una parte un tantino e muscoli dall'altra, che Anghissà Giusto vede un centrocampo molto fisico, però non è detto che non renda,
non ho detto che assolutamente che non renda, anche perché vedo in Cajuste quel calciatore che potrebbe, diciamo, alzare un tantino il livello rispetto all'anno scorso, anche perché nelle ultime uscite in campionato a livello di fiducia era un tantino diverso da quando è arrivato. Forse con, dal dopo Calzona, dove le acque si erano calmate, ma c'era comunque tanta melma a fior d'acqua, però si poteva forse giochicchiare un tantino rispetto a la situazione Garcia e Mazzarri, dove era tutto in alto mare e non ci si capiva niente. Comunque Cajuste potrebbe, diciamo, fare queste escalation. Io me lo auguro che faccia un tantino, non tanto, un tantino di escalation verso l'alto, così da vedere pure se il Napoli, con quegli acquisti che ha fatto a 10 milioni, ci ha visto lungo, come ci ha sempre visto poi d'altronde nelle sessioni di mercato, facendo acquisti a poco, mo rispetto a, ovviamente, voi mi verrete a dire sì, ma Nathan l'hai presa a 12, però dovevi rimpiazzare Kim. Assolutamente, però anche Nathan va visto, perché non è stato visto quest'anno, quindi io non posso dirvi se quei 10-12 milioni investiti nel miglior under 23 brasiliano l'anno scorso sono pochi o sono troppi. Vedremo poi cosa ci aspetterà e cosa ci dirà assolutamente il campo. Vi ribadisco l'iscrizione al canale se volete, perché il post partita arriva domani per ovviamente motivi logistici, mettiamola così, perché guarderò la partita e mi chiuderò forse non lo so, da qualche parte, in qualche sgabuzzino per guardarmi il match, però certamente non potrò mettermi a fare il video, il commento eccetera. Lo faremo domani, dati alla mano, statistiche alla mano e con il risultato acquisito. E sempre Forza Napoli, ragazzi. Vi auguro un buon martedì oggi, un buon martedì. Ciao.